Realizzati intorno al 1525, Gli amanti di Giulio Romano rappresenta una delle interpretazioni più sensuali e raffinate della pittura manierista italiana. Allievo prediletto di Raffaello, Giulio eredita dal maestro l'eleganza compositiva, ma la arricchisce con una ricerca espressiva più audace e teatrale. L'opera raffigura una giovane coppia raccolta in un momento di assoluta intimità. I due corpi si avvicinano con naturalezza. Gli sguardi si cercano e i gesti sembrano sospesi in un tempo silenzioso. Non assistiamo a una scena narrativa precisa, ma alla rappresentazione universale dell'attrazione amorosa. La luce morbida accarezza le figure, mettendo in risalto la delicatezza dell'incarnato e la ricchezza dei tessuti. Giulio Romano costruisce la scena con una straordinaria attenzione ai dettagli anatomici, mantenendo però una grazia quasi scultorea che deriva direttamente dalla lezione raffaellesca. Il dipinto riflette la nuova sensibilità manierista nella quale l'amore non è più soltanto un tema morale o religioso, ma diventa occasione per celebrare la bellezza del corpo umano e la complessità delle emozioni. La sensualità è evidente ma mai volgare, tutto è affidato all'equilibrio tra eleganza, armonia e desiderio trattenuto. Lucas Cranach il Vecchio affronta uno dei temi più rappresentati nella tradizione occidentale, l'origine dell'umanità e il primo amore tra uomo e donna. Adamo ed Eva vengono raffigurati nel momento immediatamente precedente al peccato originale. I loro corpi slanciati e raffinati, secondo il gusto della pittura tedesca del tempo, si muovono all'interno di un giardino ricco di animali e vegetazione. La mela, il serpente e l'albero della conoscenza costituiscono gli elementi simbolici fondamentali della composizione. Cranach pone particolare attenzione allo scambio di sguardi tra i due protagonisti, trasformando il racconto biblico in una riflessione sul desiderio umano. Il paesaggio assume un ruolo fondamentale. Ogni animale sembra convivere in perfetta armonia, ricordando allo spettatore la perfezione della creazione prima della caduta. La straordinaria eleganza lineare dell'artista rende la scena quasi sospesa, mentre il significato morale resta centrale. L'amore tra Adamo ed Eva rappresenta contemporaneamente l'origine della famiglia umana e l'inizio della storia della salvezza. Con Bartholomäus Spranger entriamo pienamente nell'atmosfera sofisticata del manierismo internazionale. La scena raffigura Venere, dea della bellezza, insieme al marito Vulcano, dio del fuoco e della metallurgia. Il mito racconta una relazione complessa segnata dai tradimenti di Venere con Marte e da continui contrasti. Spranger interpreta il soggetto privilegiando l'erotismo elegante tipico delle corti europee della fine del Cinquecento. I corpi assumono pose elaborate, quasi impossibili, e si intrecciano in una composizione dinamica ricca di tensione. La pittura è preziosa, caratterizzata da colori luminosi, superfici levigate e una straordinaria abilità nel rendere le anatomie. Dietro la sensualità si nasconde però una riflessione sulla natura dell'amore. Bellezza e forza, passione e gelosia convivono nella stessa immagine, rendendo il mito estremamente attuale. Rubens realizza quest'opera negli ultimi anni della propria vita, quando il suo stile raggiunge una straordinaria maturità. La scena mostra una coppia immersa nella natura, circondata da un paesaggio luminoso e rigoglioso. L'atmosfera richiama il mito dell'Arcadia, simbolo di una vita semplice, felice e in perfetta armonia con la natura. Le figure possiedono tutta la vitalità tipica della pittura di Rubens. I corpi sono pieni, dinamici, attraversati da una luce calda che rende palpabile ogni superficie. L'amore viene rappresentato come una forza naturale spontanea, lontana dalle convenzioni sociali. Non vi è alcun dramma, domina piuttosto la celebrazione della gioia di vivere. Il paesaggio partecipa emotivamente alla scena, trasformandosi quasi in un'estensione dei sentimenti dei protagonisti. Nel pieno del rococò francese, François Boucher sceglie uno dei miti più curiosi dell'antichità. L'eroe, Ercole, simbolo della forza maschile, è costretto ad assumere abiti femminili e a servire la regina Anfale, che indossa invece la pelle del leone di Nemea e impugna la clava dell'eroe. Il dipinto gioca sul rovesciamento dei ruoli e sulla seduzione. Boucher utilizza colori delicati, incarnati luminosi e una pennellata morbida che trasforma il mito in una scena galante. L'amore viene presentato come una forza capace di sovvertire ogni gerarchia.
Persino l'eroe invincibile si piega al potere della passione. È un'opera tipicamente rococò, nella quale il piacere visivo e l'eleganza prevalgono sul significato morale. Con Géricault l'amore entra nella sensibilità romantica. I protagonisti sono colti in un momento intenso e malinconico, lontano dalla serenità delle rappresentazioni settecentesche. Le figure appaiono raccolte, quasi isolate dal resto del mondo. Le ombre profonde e la tavolozza intensa contribuiscono a creare un'atmosfera emotivamente carica. L'artista si interessa soprattutto alla psicologia dei personaggi. I sentimenti diventano protagonisti assoluti dell'immagine. L'amore non è più soltanto felicità, ma esperienza complessa fatta di desiderio, inquietudine e fragilità. Il sonno rappresenta uno dei dipinti più celebri e discussi del realismo francese. Courbet raffigura due donne nude addormentate dopo un incontro amoroso. L'opera suscitò scandalo perché affrontava apertamente un tema considerato inaccettabile dalla società dell'epoca. Al di là dell'aspetto provocatorio, il dipinto colpisce per il suo straordinario realismo. I corpi non sono idealizzati, ma descritti con assoluta sincerità. La luce valorizza le superfici della pelle, mentre i dettagli degli oggetti contribuiscono a creare una scena autentica. Courbet elimina qualsiasi riferimento mitologico e allegorico. L'amore viene rappresentato come esperienza reale, concreta e profondamente umana. Schiele offre una delle rappresentazioni più intense e drammatiche dell'amore del Novecento. Due corpi si stringono in un abbraccio disperato, le linee spezzate, i colori essenziali e le anatomie deformate riflettono tutta la tensione emotiva dell'artista. L'abbraccio non trasmette serenità, al contrario, comunica bisogno, vulnerabilità e paura della separazione. Schiele mostra l'amore nella sua dimensione più fragile. Ogni gesto diventa espressione della complessità psicologica dei protagonisti. Lieberman affronta il tema con il linguaggio luminoso dell'impressionismo tedesco. La coppia è inserita in un ambiente naturale tranquillo, dove luce e vegetazione creano un'atmosfera rilassata. La pennellata libera rende la scena spontanea e immediata. L'artista evita qualsiasi enfasi teatrale. L'amore viene raccontato attraverso piccoli gesti quotidiani, trasformando un momento privato in un'immagine universale di tenerezza. Con Kirchner l'amore assume una dimensione profondamente espressionista. Le due figure sono costruite attraverso colori violenti, linee spezzate e forme semplificate. Non interessa più la somiglianza con la realtà, conta l'intensità emotiva. I protagonisti sembrano vicini ma allo stesso tempo isolati, come se ciascuno fosse prigioniero del proprio mondo interiore. Kirchner racconta l'amore moderno, un rapporto intenso ma fragile, capace di unire e separare nello stesso tempo. L'opera conclude idealmente questo percorso mostrando come nel Novecento gli artisti abbiano progressivamente spostato l'attenzione dalla rappresentazione della bellezza esteriore all'esplorazione della complessità psicologica delle relazioni umane. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!